Questo è il circuito funzionante semaforo. Premiamo il pulsante. Alla fine del ciclo del semaforo troviamo l'attraversamento pedonale. Rosso semaforo, verde attraversamento pedonale, torna il rosso e ricomincia il ciclo semaforico. Bentornati a tutti su B-Maker Electronics. Oggi andiamo a realizzare un circuito semaforico. Userò un PIC 16F876, lo andremo a programmare con il PIC Kit 3 e metterò appunto 6 LED da formare un semaforo, quindi una via, e metterò un pulsante richiesta passaggio pedonale, così da far accendere un LED verde per far passare le persone e il LED rosso blocca il passaggio delle persone. Vedrò se posso riuscire a mettere anche un display LCD che mostra avanti o il messaggio stop e anche il countdown, i secondi rimanenti al scattare del rosso, sempre per quanto riguarda il lato pedonale del semaforo. Ok, adesso ci trasferiamo sul computer e andiamo a vedere lo schema che ho preparato. Eccoci sullo schema dell'impianto semaforico realizzato col PIC 16F876. Diamo una rapida occhiata allo schema. Allora, abbiamo a sinistra la parte di alimentazione a 5 volt. Il più alimenta il pin 20 del PIC e il GND sul pin 8 del PIC, quindi portiamo l'alimentazione al pin 20 e al pin 8. Ho aggiunto un quarzo da 4 MHz per far oscillare il PIC sui piedini 9 e 10 con due decondensatori da 22 picofarad con rivolto a massa, verso massa, per fornire il clock esterno appunto al microcontrollore. Sul pin 1 ho messo questa resistenza da 10K collegato a 5 volt, quindi in modalità pull up. Possiamo aggiungere opzionalmente anche un pulsante che va a massa. Questo è utile per fare il reset manuale del micro, quindi col pulsante facciamo il reset, quindi se lasciamo a 5 volt funziona normalmente. Allora troviamo sul blocco 2 il pulsante pedonale che sta collegato al pin 21 RB0, sempre con una resistenza da 10K in modalità pull up. Quando viene premuto il pulsante, il pin va a livello basso perché è collegato a massa, il micro lo rivela e gestisce la richiesta pedonale. Poi troviamo i LED. Allora, i LED del semaforo sono divise in due categorie, via 1 e via 2, quindi verde, rosso, giallo, rosso, verde, giallo, rosso. Sono collegati su RC0 fino a RC5. Ogni LED ha una sua resistenza a 220 ohm per limitare la corrente. Invece i LED pedonali li ho collegati su RB1 e RB2, sono un rosso e un verde e con due resistenze da 220 ohm. A destra troviamo il display LCD. Questo è collegato in modalità 4 bit. Possiamo vedere i collegamenti di 4 a D7 che sono collegati da RB3, RB4, RB5 e B6 del PIC. Ho messo un trimmer sul pin 3
per gestire il contrasto, e 2 al positivo e 1 al negativo per alimentare il display. RV è collegato direttamente a massa perché usiamo solo la scrittura. Poi abbiamo per il contrasto, quindi abbiamo detto che c'è il pin. Adesso realizzerò prima senza display, poi vediamo se funziona e poi aggiungiamo il display. Ok, non sono dimenticato nulla. No, ok. Adesso passiamo alla realizzazione pratica sulla breadboard. Eccoci sulla breadboard. Allora, questo è il PIC 16F876. Sul pin 1 ho collegato la resistenza di pull up da 10K al positivo. Sul pin 9 e 10 ho collegato un quarzo da 4 MHz con 2 condensatori da 22 picofarad che vanno a massa. L'alimentazione: sul pin 20 portato il positivo e sul pin 8 messo a negativo. Ho collegato i LED sui pin 11, 12 e 13, verde, giallo, rosso, con 3 resistenze da 220 ohm che va il catodo a negativo, e 14, 15 e 16 altre 3 resistenze a 220 ohm che vanno all'anodo, e al catodo le ho portate a negativo. Adesso non mi rimane che mettere il pulsante e gli altri 2 LED per attraversamento pedonale. Ho messo anche il pulsante collegato al pin 21 insieme a questa resistenza di pull up collegato al positivo, l'altra parte del pulsante collegato al negativo. Poi ho aggiunto gli altri 2 LED per attraversamento pedonale, il LED rosso con la resistenza 220 collegato al pin 22 e il LED verde con la resistenza 220 collegato al pin 23. Ok, allora questo è tutto un circuito realizzato sulla breadboard. Ho cercato di mantenere il più ordinato possibile, pare che non è uscito male. Adesso andiamo a programmare il PIC per far funzionare tutto il semaforo. Apriamo MPLAB X IDE e facciamo File New Project. Lasciamo tutto così com'è, facciamo Next, scegliamo il PIC. Allora, il PIC che io ho a disposizione è PIC 16F876 senza la A. Come tool mettiamo il PIC Kit 3, facciamo Next, scegliamo il nostro compilatore, facciamo Next, digitiamo semaforo, il nome del progetto, Finish. Ok, ci ha creato il semaforo. Clicchiamo col destro e facciamo new main C. Qua scriviamo main e facciamo Finish. Qua andiamo a scrivere il programma. All'inizio del codice includiamo la libreria XCH e definisco la frequenza del quarzo, che è di 4 MHz. Questo valore è necessario per far funzionare correttamente le funzioni di ritardo come il delay in millisecondi. Subito dopo troviamo i fuses, cioè i bit di configurazione del micro. Ho impostato l'uso del quarzo esterno ad alta velocità, ho disabilitato il watch talk, attivato il timer.
all'accensione e disabilitata la programmazione a bassa tensione. Sono impostazioni standard per test e sviluppo. Poi passiamo nella funzione init. La funzione init inizializza la direzione dei pin. Quindi poi i pin di port C sono tutti configurati come uscita per controllare i LED delle due vie del semaforo, invece port B RP0 è impostato come ingresso e collegato al pulsante, mentre RB1 e RB2 sono in uscita e controllano i LED dei pedoni. Inizialmente spengono tutti i LED assicurandoci che il circuito parta da una situazione di riposo. Andiamo più giù e troviamo la funzione che gestisce il semaforo. Questa funzione gestisce il normale ciclo del semaforo tra via 1 e via 2. Per prima cosa, via 1 ha il verde acceso, via 2 ha il red rosso acceso. Dopo 3 secondi il verde di via 1 si spegne e si accende il giallo per un secondo. Qui abbiamo impostato i tempi, 3 secondi, 3000, 1000 e poi via 1 al rosso e via 2 verde per 3 secondi. Anche via 2 torna prima di tornare al rosso, mostra il giallo per un secondo. Alla fine del ciclo tutti i LED vengono spenti e reimpostati per ripartire da capo. Andiamo all'attraversamento pedoni. Questa funzione si attiva quando un pedone preme il pulsante. Il microcontrollore lo rileva tramite il pin RB0, quindi va a livello basso. Quando succede, il traffico viene bloccato accendendo i LED rossi su entrambe le vie. Poi si accende il LED verde dei pedoni, lasciando loro il tempo per attraversare circa 4 secondi. Al termine il LED dei pedoni si spegne e si riaccende quello rosso per indicare che non si può più attraversare. Passiamo nel main. La funzione main contiene il ciclo infinito che segue continuamente il programma. All'inizio viene chiamata la funzione init per impostare tutto correttamente e accendendo il LED rosso dei pedoni per segnalare che non possono attraversare. Poi parte il ciclo while che non finisce mai. In questo ciclo il microcontrollore controlla lo stato del pulsante RB0. Se il pulsante è premuto viene chiamata la funzione attraversamento pedoni. Se invece non è premuto continua il ciclo normale. Ok, con questo codice il semaforo dovrebbe funzionare in modo automatico. Proviamo a mandarlo sul PIC e vediamo se funziona. Facciamo il nostro file X, andiamo su build main project, sperando che non ci siano errori. Se riesco alzo la finestra. Ok, successo, ha costruito il nostro file.x e questo è l'indirizzo della cartella dove è contenuto il file. Adesso con mplab ipe andiamo a programmare il PIC. Ho aperto mplab ipe, ho messo il PIC 16F876, andiamo a collegare, facciamo connect il nostro PIC kit. Vediamo che non ci dà nessun errore. Ok, nessun errore.
Adesso andiamo su Xfile, scegliamo il nostro file in semaforo, eccolo qua, facciamo apri e facciamo program. Adesso il PIC si sta programmando. Attendiamo la fine. Ok. Programming complete. Quindi il PIC è stato programmato. Adesso andiamo a metterlo sulla breadboard, sul circuito che ho realizzato prima, e speriamo che funzioni. Togliamo il PIC e andiamo a inserirlo sulla breadboard. Ok, facendo attenzione a non piegare i piedini. E adesso portiamo l'alimentazione 5, abbiamo detto 5 volt. Ok, colleghiamo il positivo e il negativo. Vediamo cosa si accende. Vediamo prima se funziona la logica del semaforo. Rosso, giallo. Sì, il semaforo funziona. Il rosso rimane, sì, deve rimanere acceso. Aspettate, ci cambio, ci metto un altro diodo LED. Rimane acceso effettivamente perché l'attraversamento pedonale deve rimanere acceso. Metto un altro, si vede meglio. Proviamo a premere il pulsante, vediamo che succede. Succede nulla. Forse ho sbagliato a collegare qualcosa. Ah no, è acceso. Abbiamo detto era di 4 secondi. Il semaforo torna a funzionare. Proviamo, manteniamo premuto. Solo quando, ecco qua, tutte e due verdi e verde, ma qua dovrebbe essere rosso però. Allora, il semaforo funziona perfettamente. Dobbiamo rivedere meglio la logica dell'attraversamento pedonale, perché qua se è verde qua mette sotto. Però a linea di massima funziona. Ok, diamo un'aggiustata al codice, riprogrammiamo il PIC e vediamo se riusciamo a farlo funzionare. Avevo scambiato i verdi con i rossi, ho modificato il codice, riprogrammato il PIC e speriamo che stavolta funzioni. Andiamo a rimetterlo sulla breadboard, poi il codice ve lo lascio in descrizione se qualcuno vuole replicare. Accendiamo. Allora il semaforo funziona, pedone rosso, manteniamo premuto il pulsante del pedone, si dovrebbero accendere i rossi, nel semaforo è verde il pedone. Ho aumentato a 6 secondi così possiamo vedere meglio. Mi pare che funziona. Proviamo. Ok,
Per questo video sul PIC 16F876 è tutto. Se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e ci vediamo alla prossima.